Questi sono 4 semplici accordi, niente di complicato. Eppure, mentre preparavo questo video è successa una cosa che non mi aspettavo, ma ci arriviamo tra poco. Oggi non faremo un tutorial classico, non voglio insegnarvi una funzione di Band in a Box. Voglio mostrarvi come partire per esempio da 4 accordi e creare un arrangiamento usando Band in a Box. Ma non sarà lui il protagonista sarà la musica. Perché secondo me c'è un errore che facciamo un po' tutti quando apriamo Band in a Box. Pensiamo che basti trovare lo stile giusto, cambiamo stile, poi un altro ancora, ma il problema quasi mai è lo stile. Il problema è che non abbiamo ancora deciso che storia vogliamo raccontare con la nostra musica. Quindi ripartiamo da zero. Quello che avete ascoltato all'inizio è il punto d'arrivo. Adesso torniamo all'inizio del viaggio. Io ho deciso di partire da 4 accordi. Mi minore, Do, Sol e Re con basso in Fa diesis. È una progressione semplicissima, ma che ha già dentro tutto quello che serve. Mi piace perché il basso si muove e crea già una direzione. Ho scelto la scala di Mi minore, che è la relativa minore della scala di Sol maggiore, partendo quindi dal primo grado, proseguendo poi con il sesto, il terzo ed il settimo grado. Il segreto di questo giro è proprio nell'ultimo accordo, questo Re con basso in Fa diesis. Essendo l'ultimo della sequenza, il Fa diesis che si trova al basso si trova a distanza di un solo tono dal Mi, la nota di partenza del giro. Questo crea un movimento lineare del basso, estremamente fluido e naturale quando il ciclo ricomincia. Il tempo mettiamo 92 battiti per minuto e abbiamo deciso che sarà un pop rock moderno. Questa è l'idea, ma una canzone non è un giro di 4 accordi ripetuto all'infinito, ha bisogno di una struttura. Quindi, intro, questi 4 accordi. Il verso 1, copiamo questi 4 accordi 2 volte. Il pre-chorus, qui facciamo una variazione, vogliamo iniziare a creare tensione. Partiamo quindi dal sesto grado, poi torniamo al terzo, la tonica e finiamo al settimo. Do, Sol, Mi minore e Re. Ripetiamo il giro, di nuovo Do, Sol, però concludiamo con 2 misure di Re. Riguardo al chorus, copiamo i 2 giri di verso e li ricopiamo. Ovviamente questa lunghezza non basterà, andremo a 58 sarà sufficiente, vedremo. Dopo il chorus torniamo al verso, quindi ricopiamo di nuovo i 2 giri, questi 4 accordi. E prima di entrare nell'ultimo chorus creiamo un bridge. Lo creiamo usando il quarto grado della scala, un La minore quindi, Do, Sol e Re. Poi ripetiamo di nuovo il giro, La minore, Do e 2 misure di Re. Spostiamo il baricentro sul La minore. La strofa iniziava con il Mi minore. Facendo partire il bridge dal La minore
porti l'orecchio su un territorio nuovo ma familiare. Il La minore è la sottodominante, il Mi minore, o il secondo grado in Sol maggiore. Questo dà subito la sensazione che il brano stia andando da qualche altra parte, che è esattamente il lavoro che deve fare un bridge. Nel giro precedente si usava il Re con basso in Fa diesis e il basso spingeva per tornare al Mi. Qui invece chiudi il bridge su un Re maggiore aperto con il basso sulla fondamentale. Questo accordo di Re maggiore è la dominante di Sol, la settima di Mi minore. Crea una forte tensione sospesa. L'orecchio a quel punto desidera ardentemente risolversi su un accordo successivo. Inoltre è il collegamento perfetto per il rientro. Il modo in cui questo bridge si ricollega al ritornello è micidiale dal punto di vista armonico. Il tema principale sembra ancora più forte. Arriviamo quindi al secondo chorus, copiamo quindi i 2 giri classici che abbiamo fatto, li incolliamo. Il finale semplicemente copio quindi i soliti 4 accordi, le misure, e andiamo a terminare così il brano. Questa è una struttura semplice di 56 misure, ma completa di tutto. Andiamo comunque a cancellare nelle impostazioni della song la generazione del finale automatico, perché il finale lo vogliamo creare noi. Adesso però dobbiamo decidere una cosa. Questo è ciò che vorrei dalla mia canzone, ma chi suonerà questa canzone? Perché io non scelgo uno stile, scelgo una band? Apriamo lo steel picker. Molto bello, ma non è quello che sto cercando. Vediamo. Interessante, però forse è troppo delicato rispetto a quello che io voglio da questa canzone. Qui invece siamo già più vicini, ma non è ancora quello che voglio. Ok, credo che abbiamo trovato i musicisti. Ascoltiamo. Mi piace, però fin da subito ho pensato che mancasse qualcosa. Poi ho realizzato. Ascoltate. Pianoforte, ecco cosa manca. Non è cambiato lo stile, è cambiato l'arrangiamento. Da questo momento in poi inizia il lavoro che normalmente nessuno vede.
Ho passato circa un'ora a scegliere le interpretazioni migliori. Non cercavo la take perfetta. Cercavo quella che raccontasse meglio questa canzone. Multiriff è stato fondamentale. Se volete imparare ad usarlo nel dettaglio, trovate già un tutorial completo sul canale e comunque in quasi tutti i video in cui creo musica parlo del multiriff. Oggi però voglio restare concentrato sull'arrangiamento. Oltre all'esecuzione dei musicisti c'è una cosa fondamentale che ho curato, cioè l'atmosfera. Quindi l'intro deve essere intimo. Per questo ho scelto di farlo iniziare solo piano e poi far entrare il cinematic alla misura 3. Al verso entrerà tutta la band, tranne la chitarra 3, e muterò il cinematic. Perché se usato continuamente per tutta la durata del brano perde il suo effetto di apertura. Tornerà nel pre-chorus e nel primo ritornello tutta la band suonerà al suo massimo. Nella ripresa del verso suonerà tutta la band, ma torneremo al marker A. Il bridge sarà intimo. La batteria suonerà side stick e inoltre andremo a mutare sia la chitarra 3 che il cinematic. Nell'ultimo chorus tornerà piena tutta la band con il marker B e sembrerà ancora più esplosiva grazie proprio all'intimità del bridge. Il finale sarà un ritorno intimo all'inizio con gli strumenti che via via verranno silenziati. Tutto questo era nato come un tutorial, diverso, ma un tutorial. Poi
ho iniziato a canticchiarci sopra e quando succede so già come va a finire. Ci vediamo al prossimo episodio.